Hi there from Team Lightning Robotics. Today I want to show you how my robot Voyager performed at the mini robot war of Soramonte. So, my first fight was against a robot called Troll 3, which was an horizontal spinner. I didn't really have a plan for this fight because it was my first fight, so I just tried to not die by myself and try to hit as hard as possible. So, let's see how this went. Del team Rosco, Robocombat Lab al blu e parte sia abbastanza sia dimensione quella di essere gestibile sia per gli spettatori esattamente come Tron, che invece affronta sempre lui il partito spezzettino. Qualche piccola difficoltà, sembra avere qualche piccola difficoltà. La lama non sta bene, il troll invece vuole esercitare il multiplan, il ruoto del troll ripartito e Voyager all'apertura della bombola fermo, siamo fermi 7 6 5 4 3 2 1 si è aperta la botola, colpo di So, this first fight went pretty well. I managed to hit him a few times on the side. I did some weapon to weapon. Then both weapons were down. His weapon was dead because he had an issue with the cables that broke after the first impact, while my weapon was down because after a few hits it was totally bended. As you can see, and that's because my weapon was too thin, so obviously it bent it after only a few shots. So after this first fight I was very happy until I saw what my next opponent will be. Приглашаю в эту студию 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. So my next opponent was the reigning champion Bob the Bouncer, and this robot not only had a spinner but also a lifting mechanism, a all-wheel drive system, and this is not just a normal robot, this is like Terminator or something like that. So my only plan was Riguardano l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione, però da un punto di vista non passivo, ma produttivo e educativo. Torniamo subito in pista perché abbiamo Voyager contro Bob the Bouncer che sono riusciti grazie mille alla situazione Fabio Dolomiti. yes, I got one-shotted pretty badly. Practically, my weapon system was completely destroyed and launched in the air. This also destroyed my top plate. I was now in the loser's bracket, for my next opponent will be a full body spinner named Teomondo. But now my main problem was to repair the robot from the bad condition it was after the fight. And since I didn't have any spare part, I had to rely on a lot of hot glue. But in the end I managed to repair the robot, which, however, had lost the ability to spin the weapon when upside down.
comincia la battaglia. Allora, Voyager contro Teomondo. Teomondo gira e scaraventa già Voyager al contrario. Però è sempre semovibile, riesce sempre a avere la dominanza e il controllo. Non riesce a far partire la frusta avanti con la velocità desiderata, quindi diciamo che si becca delle belle scartavetrate da parte di Teomondo, che alla fine riesce a essere ben governato, ha il guscio che ruota e che fende, e intanto sembra più una situazione di studio. Grossi danni sembra non esserci, però effettivamente il fatto che Voyager sia al contrario non lo aiuta nel difendere i colpi, e Teomondo ha una buona massa, però è tutta in TPU e di plastica, quindi non è che riesce tanto ad entrare nei meccanismi di Voyager, che però cerca un contatto anche per cercare di girarsi, immagino, no? Quindi in questo tentativo vuole usare il guscio di Teomondo per riuscire a capottarsi e riuscire a mandare avanti la sua arma in maniera più efficace. Per ora sembra esserci un po' di parità, attenzione che la botola magicamente è giù. Non c'era il calcio, chi c'è qua sotto? C'è una persona? C'è una persona! Magia! Attenzione, Voyager si avvicina tremendamente alla botola. Questa è una situazione che adesso può essere dietro l'angolo. Non sarà semplice per i giudici capire e assegnare dei punteggi su questa battaglia. Manca un minuto. Cosa può succedere? Sappiamo che viene anche valutata l'aggressività, la frequenza dei colpi, la voglia di portarsi a casa l'aggressività, la voglia di portarsi a casa il combattimento. Ci sono delle schegge, qualche fendente viene comunque scagliato. Mancano 30 secondi, sono molto vicini alla botola i due robot, e parte il pezzo bianco. Viene attenzione, Voyager voleva cercare di avvicinarsi al Teomondo per riuscire a spingerlo. 15 secondi di gara, sarà una valutazione difficilissima questa. Però forse ci stupisce. And of course I got flip over after the first hit. I tried to be as aggressive as possible, but in the end, since I couldn't score any damage point, the fight went to Teomondo by decision. If you liked the video, please consider subscribing, and see you next time.